con Christian e la sua BMW Serie 1 128 Ti, la sigla Ti, turismo internazionale. ecco, rappresenta sport, dinamismo, e infatti si colloca sotto la sigla M. Il motore, abbiamo un motorone qua che è un 2000 cilindrata, è il Twin Sport Turbo da 265 cavalli, 400 Nm di coppia, e infatti abbiamo uno scatto da 0 a 100 in 6,1 secondi e 250 km/h limitata di velocità massima. Può fare anche meglio. Ho visto video che fa anche sui 5,9, 5,8, sì, sotto i dichiarati 6,1. Essendo una trazione anteriore, ormai le ultime versioni della serie 1 hanno optato BMW per fare non c'è più la trazione posteriore, hanno usato i modelli da trazione anteriore o la versione più sportiva 4x4. Abbiamo un equipaggiamento da battaglia perché abbiamo l'autobloccante Torsen. Diciamo che è meccanico. Esatto. Il differenziale autobloccante meccanico. Le sospensioni ribassate e i freni sono della versione M, quindi siamo a livello di ciclistica. È l'M135, esatto, la sorella minore dell'M135, con qualche cavallo in meno. Però essendo solo trazione anteriore abbiamo risparmiato a 80 kg circa, e BMW, per farsi perdonare del fatto che non hanno più creato BMW il serie 1 a trazione posteriore, si sono dovuti inventare un sistema per evitare lo slittamento delle ruote anteriori, e questo sistema si chiama ARP ed è collocato direttamente nella centralina del motore. Lavora a stretto contatto con il DSC, che è il sistema del controllo dello slittamento, in modo da intervenire il prima possibile e ridurre il più possibile anche lo slittamento delle ruote anteriori che avverrebbe su una macchina a trazione anteriore normalissima. Il motore spinge, mamma mia, già dai bassi e poi fino agli altri, cioè sembra che ne abbia all'infinito. Mamma mia, ti è venuto da frenare? Ma non sono neanche in sport. E non sono neanche in sport. Sei in comfort ancora. Mamma mia, che spinta, ragazzi. La potenza è trasmessa dal cambio 8 rapporti Steptronic come modalità paddle al volante. È rapido, preciso, intuitivo anche lui. Se tu lo tieni in modalità automatico, capisce quando hai bisogno di spingere, allora ti scala. Ui, che bella. Ed è trasmessa poi alle ruote da 18 pollici. L'optional era il 19? Era il 19, sì, con 2,35 di gomma, qua un 2,25. Ok. Sì, sono un po' piccole, per me sottodimensionate per la potenza della macchina. Almeno un 2,35 ci vuole. I freni hanno, mamma mia, che hanno un mordente pazzesco, perché sono anteriori autoventilati, sia anteriori che posteriori, ma anteriori sono 4 pompanti da 360 mm e posteriori da 300 mm, e infatti il piede del freno è già dalle prime battute subito reattivo. Infatti, rispetto alla mia, che anche la mia sono abituato a frenare col sinistro, non avendo la frizione, è molto molto più sensibile, ma hai una frenata ce n'è sempre qua. Sì. Vedi, come un uso in pista potrebbe sicuramente, esatto, troppo, cioè, quello sì, però in salita così ce n'è sempre, ce n'è fino a mai. Senti come spinge, ma poi con che facilità va su, cioè sembra un trattore. Al telaio anche, lo senti il telaio? Sì. Bella. Poi abbiamo la modalità sport, giusto? Sì. Attiviamola subito, mi
vediamo un po' come si comporta. Quindi qua abbiamo il suono delle casse, esatto. C'è da ricordarlo perché non è adesso ultimamente il suono dello scarico riportato all'interno casse. dell'abitacolo, che vabbè, lasciamo perdere. Qui la macchina è il full stock, quindi non abbiamo scarichi sportivi, ma dopo le ultime, dopo le normative si apre anche odierne. una valvola, ma non suona poco. Ultimamente sono tanto tappate, vero? Bestia, senti che si lavora bene in curva. La strada le sospensioni non sono neanche così rigide, però si vede che tiene. Sì, questi sono fissi, per quello che ha lasciato anche un po' essere un po' morbidi, perché ti dico, vado anche in autostrada, non è scomoda quella macchina qua. Non è secca, certo. È rigida al punto giusto. Hanno irrigidito tanto il resto. Hanno cercato di mantenere un assetto un po' più, una via di mezzo tra la strada e la sportività, diciamo. Sì, perché deve essere anche comoda. Non è una Hyundai 30N. Esatto. O i 20. Cioè, quelle sono più secche. Eccolo qua. Senti come funziona bene. Sì. Si limita tanto effettivamente lo slittamento. Ha un po' di sottosterzo, perché è normale che sia, perché comunque trazione anteriore, però si sente che lavora bene. C'è una sicurezza al freno e non sto neanche esagerando, cioè come frenata. Non hai bisogno di premerlo chissà quanto, che ti frena subito. No, è proprio reattivo e sicuro. E vista la potenza che abbiamo, mi sembra doveroso. Ci sta. Sì, non è sottodimensionato come certe auto. Esatto, ultimamente tendono a farlo il disco gigante, ma monopompante. Esatto. E dici, ma la potenza frenante non è che devi lavorarci lì. Esatto. In quel caso qua è già tutto completo. Qua hai molto più controllo. Mamma mia, che spinta devastante. Poi penso che dal lato del passeggero lo avverti di più, perché mi viene da frenare a volte, ma non ho il controllo. Non hai il controllo, no. Sì. Però sono anche abituato a stare in parte. Ecco, mi piace a me star di là. Esatto. Allora, abbiamo la modalità lancio control, quindi io direi di provarla. Lo dici? Direi. Me la consigli? Sì. Ok, vediamo se abbiamo impostato tutto correttamente. La strada è libera. Mamma mia. Zio, che fiondata. Anche come seduta, come schienale, come posizione, come regolazione, posso regolare qualsiasi cosa a mio piacimento, sia l'altezza del sedile, lo schienale. Posso addirittura stringere i fianchi per tenermi più cucito possibile il sedile. È un optional questo. Ok. Sì. Il volante, che quello sia regolabile in altezza che in profondità. Infatti anche per me, che sono alto, per noi, perché anche tu sei alto, siamo alti circa 1,90 m, zero problemi. Mi trovo un po', devo dire, altino come postazione di guida. Mi aspettavo di stare più in basso, però d'altro canto vedo bene chi ho davanti. Sì, hanno fatto un buon prodotto, dai. Sì. BMW, anche se i puristi BMW con la trazione dalla parte che dicono sbagliata, esatto, hanno sempre un po' da ridire.
Sì. A livello di cavalleria, potenza, freni, niente da dire, proprio bella spinta. E un po' di assetto, sembra che gli manchi La un pelo di durezza. rigidità, sì, un pelo di rigidità, sì. Difatti c'è un po' di beccheggio nella curva, un po'. Tende un po' a appoggiarsi, sì. E invece come consumi, come beveraggio? Consumi, fai calcolo una strada extraurbana, fai sui 15-16 al litro. Ok, buono. Misto fai 11-12. Ok. Fai la smanettata, Ci sono dolori. 4-5. Ok. Sì. Vedi la lancetta andare giù bene della benzina. Sì. Ma è normale. Ci sta, è normale. La potenza che abbiamo serve. Richiede benzina e giustamente ne ha bisogno. Però d'altro canto, se tu la tratti normale, vai normale. al lavoro, una strada normale, fai il 15 tranquillamente, 16 appunto perché c'ha 8 marce, Esatto. tieni basso di giri, ha tanta copia e aiuta molto nei consumi. Bene ragazzi, il test è terminato, grazie mille Christian, gentilissimo, è stata una bomba, bellissima, hai un motorone pazzesco. C'è da divertirsi. Sì, decisamente, no, bellissima, grazie ancora. Ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, è molto importante, lasciatemi nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!